Lo sport è fatto così, si lotta per la performance, per migliorare se stessi, per battere gli altri e c'è sempre qualcuno che ci riesce, prevale, costringendo la concorrenza ad inseguire. Questo weekend di Superbike a Misano ha sancito un punto fermo molto interessante per lo sviluppo del campionato da qua in avanti e andiamo a vederlo con il post Superbike. I vincitori con le loro gesta alzano l'asticella portando il livello sempre più in alto e chi è dietro può solo lavorare per migliorare, raggiungere e controbattere. Come avrete già capito dalla copertina, questa è la mia chiave di lettura e dopo questo weekend di Superbike dove Toprak ha spazzato letteralmente via la concorrenza, dobbiamo analizzare assolutamente questo cambio di tendenza che se a Barcellona poteva risultare uno sprazzo, adesso forse dobbiamo sederci al tavolo e ragionare. Vi ricordo che se vi piace quello che faccio, fatemelo sapere con un like e con un commento. Lo sport, in questo caso il motociclismo, è fatto di ere o periodi. C'era il periodo in cui vinceva sempre la Juventus, non so quanti anni di fila, il periodo in cui vinceva sempre la Ferrari in Formula 1, poi la Red Bull, e così anche nel motociclismo, il dominio di Valentino Rossi su Yamaha, il dominio di Marc Marquez con la Honda, e in Superbike ci siamo lasciati con il 2022 e il 2023 dove il binomio Ducati-Bautista ci ha quasi annoiato da quanto ha vinto, con supremazia, con distacco, e i tempi in cui Kawasaki ha dominato per 6 anni di fila, vincendo 6 titoli di fila con Jonathan Rea, sembrano lontani quasi da dimenticarcelo. Cioè, ci pensate, 6 anni. In Ducati per adesso siamo a 2 anni, ma sembrano molti di più perché in fianco a quello che è il mondo delle derivate di serie, quindi la Superbike, negli ultimi 2 anni Ducati ha vinto e stravinto su tutti i fronti. La MotoGP con Pecco, in realtà Pecco aveva già fatto secondo quando Quartararo ha vinto nel 2021, ha vinto la Supersport con Bulega e si è presa l'appalto per la Moto E. Le vendite schizzano alle stelle, tant'è che nei track days è pieno zeppo di Ducati. Insomma, ogni periodo storico ha un dominatore che trova la chiave tecnica e il cavallo giusto per performare, fare risultato e gli altri inseguono, ma c'è un giorno in cui questa tendenza cambia e Misano credo che sia proprio quel giorno. A fine campionato scorso, se ragioniamo da bar, per vincere serviva una Ducati. L'esempio più lampante è Philipp Oettel che comunque con Go11 Ducati bazzicava sempre in top 10 con un 6° posto come migliore. È passato a Yamaha e le performance fino ad ora scarseggiano. Il 6 volte campione del mondo Jonathan Rea scende dalla sua Kawasaki con la quale negli ultimi anni ha fatto miracoli nonostante le limitazioni della moto, sale sulla Yamaha e anche qui le performance scarseggiano. Iannone è rientrato dalla squalifica per doping passando dalla Superbike ed ha fortemente voluto Ducati. Bassani, non so se ci siano stati contatti con BMW, ma alla fine ha firmato con Kawasaki, scelta rispettabilissima, tant'è che la moto un po' è migliorata ed Alex Lowe's ne è la dimostrazione ed Axel a Misano è andato meglio chiudendo in 6ª piazza la Superpole, 7° in gara 2 a solo 16 secondi da Toprak. Sam Lowe's con Mark VDS ha scelto Ducati per entrare in Superbike, insomma sta BMW non è che fosse proprio al top della quotazione nei desideri di piloti o team manager. Poi la scelta di Toprak, hanno lavorato molto sulla geometria, sul bilanciamento per permettergli di fare quello che gli fa fare la differenza, ovvero frenare. Se nell'ultimo anno in Yamaha, nel quale ci ha entusiasmato nella lotta al titolo con Bautista e guidava una moto che gli permetteva di esprimere il suo potenziale in frenata, ma peccava un po' in accelerazione. Vedi il duello con Most nel 2023 nel quale Bautista ogni giro lo passava nel rettilineo e Toprak ogni giro lo ripassava in staccata alla curva 1. Quest'anno con BMW hanno trovato il giusto setup della moto e in più hanno anche un ottimo motore che non ha nulla da invidiare a Ducati. Già nei test di Misano aveva fatto 32,5. Venerdì ha fatto una scivolata alla Misano 2 e nonostante quello, primo in Superpole, primo in gara 1, primo in Superpole Race, primo in gara 2. Incredibile, cioè un dominio devastante. Voi direte, cavolo Edo, parli di dominio BMW, ma la Ducati è realmente così finita? Beh ragazzi, di fianco a Toprak sul podio c'era Bulega e Bautista su Ducati, quindi dire che è finita no, però quello che ha fatto Toprak è una cosa che non era mai successa in BMW, un momento storico e se l'appetito viene mangiando in Germania lavoreranno ancora di più per far sì che questa cosa succeda ancora più spesso. Lo stesso Bautista, discorso zavorra a parte che sicuramente è penalizzante per lui, ha dichiarato serve una nuova Panigale e una dichiarazione così negli ultimi anni non si era mai sentita e arriva proprio venerdì, cioè prima che Toprak vincesse tutto, quindi
è ancora più importante questa affermazione. Altra cosa che ha detto è: vorrei provare qualcosa di nuovo già quest'anno, l'anno prossimo per me è lontano, nel senso che è nell'aria che si lasci spazio a Bulega, che sarebbe anche il corso della natura delle cose, e la sua sella, quella di Bautista, venga ricollocata con un pilota diverso. Chi lo sa, perché per ora è presto per davvero. Comunque la domanda vera è: ma questa BMW è veramente competitiva per tutti o è solo Toprak che fa la differenza? Se guardiamo le performance degli altri piloti BMW ancora non ci siamo, e sotto questo aspetto Ducati, Yamaha, Kawasaki sono molto più competitive in generale. Lo stesso Redding, che è al terzo anno in BMW e che quest'anno è il peggiore dei piloti BMW, dice che è sceso da Ducati perché credeva nel progetto BMW. Ha lavorato 2 anni, quindi 2022-2023, in una direzione con il setup e utilizzo della moto. Poi è arrivato Toprak, è andato nella direzione completamente opposta e ha fatto maledettamente la differenza. Redding dice che guidare la moto come la usa Toprak non si sente proprio a suo agio, ma che gli altri in BMW sembra che lo stiano facendo e pare che vadano meglio. Quindi sì, Toprak ha dominato, ma da qua a parlare di dominio BMW la strada è ancora lunga, anche se con un fenomeno e dei risultati così si può cominciare a parlarne. Pensandoci a posteriori, la wildcard di Michele Pirro forse non è stata proprio un caso. Sappiamo benissimo quanto Michele e le sue doti di collaudatore siano state importanti per Ducati nello sviluppo della Ducati MotoGP. Infatti su Misano Michele ha detto: ci ho girato tantissimo, ma sempre con le GP, e vi assicuro che passare da Michelin a Pirelli il salto è molto grande. Sono 2 pneumatici con filosofie completamente diverse, cambia l'utilizzo della moto, il feeling in accelerazione, il feeling, e quello forse è il più importante, con l'anteriore, quindi non vuol dire che uno pneumatico con filosofia morbida è meglio, bisogna poi utilizzarlo, abituarsi ai comportamenti della moto, e stesso discorso per Sam Lowe che viene dalla Moto 2, gommata Dunlop. E sempre Michele nello stesso post di fine weekend dice: ho preso indicazioni che serviranno in futuro. Quindi se questo weekend Ducati non ha vinto, sicuramente non staranno lì a dormire. Iannone bene ma non benissimo, lontano dai primi a livello di tempi, nonostante la top 5 nella Super Pole Race. Per gara 2 ha provato a azzardare la nuova specifica di Pirelli, la 339, al posteriore direttamente in gara con la speranza di avvicinarsi tipo giochiamo il jolly, e invece ha peggiorato chiudendo 11°. Yamaha ancora lontana dalla vittoria e Locatelli alfiere a comandare le operazioni della casa, e sicuramente gli anni di esperienza che ha su quella moto gli permettono di performare come nessun altro in questo momento con la stessa moto. Anche se Garner a sprazzi durante il weekend si è fatto vedere, mentre male ai Gerter che ha incassato 2 ritiri. Come abbiamo visto nel pre-Superbike, vi avevo detto che una curva molto infame a Misano è la prima delle curve del Rio, nella quale sono caduti in tanti, tra i quali Locatelli, e ci è caduto Rinaldi nella partenza di gara 2. Quella è una situazione che ancora sinceramente non mi spiego. Cioè Rinaldi la Ducati la conosce, le gomme sono le stesse, la moto di motocorsa è la stessa che con Bassani bazzicava in top 5. Cioè non capisco veramente che cosa stia succedendo lì, soprattutto nella gara di casa per entrambi, sia team che pilota. 18° in Super Pole, poi 14°, 11° e caduto. Sono gli score di Michael, che dovrà trovare una soluzione con motocorsa per rimettersi sulla retta via, anche perché se diamo un'occhiata veloce alla classifica, una cosa che salta all'occhio è che Nicolas Spinelli ha più punti di Michael. Cioè Spinelli wildcard, ha vinto quella gara storica ad Assen sul bagnasciuga all'esordio da rookie, e quindi ha 25 punti che sono più di quelli totalizzati in tutta la stagione da Michael. Cioè incredibile. Sempre in classifica, solo 6 punti più avanti, non 50, 6 punti più avanti. Un'altra situazione che mi spiego poco è Ray. Ormai siamo a un terzo di campionato, si è corso su piste lunghe, corte, strette, larghe, freddo, caldo, e comunque, eccetto la pole position di Assen, mai uno sprazzo per Johnny, 6 volte campione del mondo in questa categoria, mentre chi invece questo weekend ha fatto un micro passettino in avanti è la Honda, che con Vierge, ma soprattutto con Lecona, sono stati più competitivi del solito, infatti Iker sempre in top 10. E da segnalare immenso Danilo Petrucci, che ha corso al rientro da un infortunio incredibile con la moto da cross, portandosi a casa in gara 2 il primo posto come pilota di team Satellite. Parlando invece di 600 Supersport, la lotta al titolo è fra Montella e Huertas, e tutti e due lottano per un posto in Superbike l'anno prossimo. Montella regala al team Barni la pole position e ha comandato tutta gara 1, perdendola al photo finish proprio con Huertas per un non nulla, mentre in gara 2 Huertas ne aveva di più e ha vinto con un po' di distacco. Dietro ad alternarsi sul terzo gradino del podio Manzi e De Bees, che in gara 2
fa podio in casa proprio a Misano per il team Evan Bros. Bene, noi siamo arrivati alla fine, fatemi sapere che cosa ne pensate voi di quello che è successo e di quello che pensiate possa succedere in futuro, che vi leggo tutti. Adesso ci aspetta un altro mesetto e andiamo direttamente a Donington in Inghilterra. Ricordatevi che il martedì di quella settimana usciamo con il pre-Superbike di Donington. Noi ci vediamo a un prossimo video e iscrivetevi. Ciao!